Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo di un nuovo sito, un nuovo Play to Earn, quindi un nuovo sito che ci permette di guadagnare giocando. Bene, bentornati a tutti e benvenuto per chi fosse nuovo. Oggi andiamo a parlare di Gemly, un sito che ho iniziato ad utilizzare qualche giorno fa. Tra l'altro mi è anche stato confermato che altri utenti tra i miei iscritti lo stanno già utilizzando. Quindi a maggior ragione voglio portarvi questo sito per parlarne e per farvi sapere, diciamo, cosa ne penso. Come al solito, se volete iscrivervi anche voi a questo sito, vi lascio il link giù in descrizione e un link affiliato, e passando attraverso quel link per iscrivervi alla piattaforma dareste una grossa mano al mio canale. Parliamo subito di qualche statistica veloce. Il gioco è attivo da 164 giorni, quindi da circa 6 mesi, con un totale di oltre 380.000 utenti e un pagamento totale agli utenti di 523.000 dollari. Quindi assolutamente niente male. Come dicevamo è un play to earn, ma fondamentalmente anche senza giocare possiamo guadagnare senza problemi. Andremo a vedere tra pochissimo il motivo per cui vi dico questa cosa. Andiamo quindi subito a iniziare la registrazione. Io ovviamente sono già loggato, ma semplicemente entrando, cliccando quindi su Enter the Portal, vi porterà alla pagina di iscrizione dove dovrete semplicemente mettere la vostra mail e una password. Adesso potete vedere un'interfaccia già abbastanza complicata, ma andrò subito a spiegarvi alcune cose fondamentali. Inizierà subito un tutorial che vi permetterà facilmente di ottenere circa 100.000 gemme. Queste gemme saranno utilissime, anzi sono proprio la moneta del gioco che verrà utilizzata per acquistare, diciamo, potenza con cui si andranno, diciamo, a sconfiggere autonomamente questi boss che ci daranno appunto gemme e livelli. I punteggi livello sono appunto necessari solo per aumentare il livello qua in alto, che ci permetterà di avere degli sconti o, diciamo, come diciamo, dei booster del nostro potere. Mentre invece le gemme saranno importantissime perché non solo appunto serviranno per mandare avanti il gioco, quindi per aumentare il nostro potere, ma anche saranno proprio quelle che andremo a ritirare nei nostri conti. Ma prima di andare a vedere, diciamo, lato ritiri e depositi, vorrei parlarvi innanzitutto del gioco, di come funziona. Partirete subito che vi farà reclutare uno di questi, diciamo, di questi mostriciattoli. Ogni mostro, e vediamo che ce ne sono di più tipologie, ha un determinato numero di potenza, diciamo, di colpi al secondo, e allo stesso tempo avrà anche una percentuale specifica di ritorno giornaliero e poi una percentuale totale di ritorno. Infatti ogni personaggio avrà una scadenza, possiamo dire, ovvero raggiunto il 200% del suo costo verrà perso. In parole povere, se, come in questo caso, noi andiamo a pagare una gemma a uno di questi mostri, questo mostro alla fine dei suoi giorni, e poi vedremo come capire qual è la fine dei suoi giorni, ci darà 2 volte quello che abbiamo speso, ovvero 2 gemme. Potrà sembrare pochissimo, ma più ascendiamo tra i vari personaggi, ovviamente maggiore sarà ovviamente quello che andremo a ritirare. La prima domanda che potreste chiedervi quindi è: ma quindi ogni personaggio più costoso avrà un rientro maggiore? Beh, in verità no, ma vi spiego la particolarità e il perché è ovviamente utile acquistare dei personaggi di livello più alto. Infatti, come vi ho appena detto, la percentuale di ritorno totale è sempre il 200%, ma cambia quanto noi otteniamo ogni giorno. Infatti, ad ogni, diciamo, incremento di valore del personaggio avremo un incremento anche di percentuale giornaliera. Quindi se con il mostriciattolo questo qua abbiamo lo 0.5% ogni giorno, con ogni personaggio di questo genere qua avremo lo 0.55 fino ad arrivare all'1% al giorno. Ovviamente sarà possibile acquistarne quanti ne volete di questi personaggi. Infatti, come potete vedere, io ho addirittura 30 tronchi, 110 barbari e così via. Infatti quello più alto che ho per adesso è questo legionario, chiamiamolo così, di cui ne ho 6, il cui ritorno giornaliero è di 0.6%. Possiamo vedere, diciamo, quindi la data di scadenza di ogni personaggio attraverso questa i, dove ci sarà scritto quanto costa e quale sia, diciamo, la data di scadenza totale, ovvero 363 giorni. Quindi tra 363 giorni, in verità qualcuno in meno per me, dato che io l'ho già acquistato qualche giorno fa, scadranno i personaggi che ho acquistato 363 giorni prima, fondamentalmente. Ci verrà anche segnato quanto è il guadagno giornaliero, settimanale, mensile e annuale.
Ovviamente potete vedere che un barbaro costa 25 gemme e ci ritorna soltanto 50 dopo un anno, quindi un po' pochino possiamo dire, però ovviamente l'obiettivo non è averne uno, ma è averne tanti. Come potete vedere io ne ho 110 e ovviamente è scalare il più possibile. Tra l'altro una particolarità utilissima che rende davvero facile la comprensione di questo gioco è anche il fatto che mettendo il cursore sul numero di gemme verrà anche segnato il loro valore in dollari. Infatti in questo caso il valore in dollari di 50 gemme è davvero quasi zero. Però possiamo vedere che per esempio il valore di questo personaggio è di $1, quindi con $1 di deposito si potrà acquistare questo personaggio. Ho detto di deposito, ma ovviamente se voi aveste 1 milione di gemme nel conto, perché siete riusciti ad ottenerle o a ottenerli in altri modi, e vedremo anche tra pochissimo quali sono gli altri modi per ottenerlo, appunto avrete $1. Ma come si ottengono queste gemme? Innanzitutto, semplicemente avendo la potenza di calcolo, il gioco, cioè il sito, vi crafterà delle gemme ogni tot. Possiamo vedere tramite questo quadratino quali siano le nostre statistiche. Io per esempio guadagno 838 gemme al giorno e 25.000 ogni mese. Pochino ovviamente, possiamo vedere 2 centesimi al mese, però intanto uno è totalmente gratuito, due le faccio totalmente in autonomia e soprattutto io non mi voglio fermare a 2 centesimi. Ovviamente cercherò di scalare questo gioco aumentando ogni volta il numero di personaggi e quindi ovviamente il numero di gemme che mi ritornano. Tralasciando che ovviamente ci sono delle strutture che verranno ancora implementate più avanti. Giustamente ricordiamoci che il gioco è attivo da soli 165 giorni circa, ci sono alcune queste che possono essere fatte e ovviamente anche la possibilità di vedere delle ads per guadagnare punti. Andiamo subito nelle queste perché sono quelle diciamo più corte. Per esempio fare un video su una qualsiasi piattaforma oppure postare diciamo il ritiro, qualsiasi ritiro ci farà guadagnare gemme, esattamente come guadagnare un totale di gemme tramite semplicemente il gioco o comunque le altre strutture ci darà 500.000 gemme e così via per altre cose. Ma quello che in verità già all'inizio ci servirà tantissimo e che ci permetterà davvero di guadagnare qualcosa è appunto il website surfing, ovvero guardare delle ads. Infatti possiamo semplicemente cliccare su Watch per far aprire una seconda pagina dove dovremmo restare sulla pagina per un tot di secondi e questo ci permetterà di validare delle gemme. Qua sotto ci sarà scritto il numero di gemme che otterremo fondamentalmente e in più ci saranno anche diciamo delle cose per farci capire che abbiamo un tot di tempo per poter attivare questa. Vi faccio vedere un attimino come si fa, ma vi velocizzerò il tempo solo per non farvi stare qui 30-40 secondi fermi a guardare. Clicchiamo quindi Watch. Ok, manca solo più un secondo. Caricata la pagina noi dovremo anche rispondere ad una a una domanda fondamentalmente tipo un captcha. Se non si capisce quale sia magari tra queste qua, come possiamo vedere potrebbe essere sia 42 che 43, cliccando sul tasto rosso lui ce ne caricherà un altro e qui è visibilmente facile capire che è un 82. Cliccato su 82 vediamo che il sito verrà ricaricato, chiudendolo possiamo tornare alla nostra pagina, ricaricare e vedremo che il totale delle gemme è aumentato. Infatti ci sono state inserite nel nostro conto un tot di gemme, ma c'è anche appunto un modo per investire, quindi inserendo capitale è possibile guadagnare più velocemente. È infatti possibile rientrare nel proprio investimento in soli 3 mesi. Vi spiego subito come. Tornando alla pagina iniziale, dal bottone play possiamo andare a vedere quanto appunto costa ogni singolo personaggio e vi faccio vedere per esempio il personaggio del genio. Il genio ci costa $10 l'uno, ok? Quindi ogni genio che prendiamo ci costa $10 e guardando nelle informazioni possiamo vedere che ogni 30 giorni ci riesce a dare $3, il che significa che in 100 giorni, quindi circa 3 mesi e qualcosetta, possiamo rientrare totalmente nel nostro investimento. Quindi se io dovessi scegliere di inserire del capitale, sicuramente, ovviamente non investirei centinaia di migliaia di euro, cioè andrei a fare un investimento contenuto che intanto so di poter perdere, sapendo che è possibile che in 3 mesi io
rientra totalmente nell'investimento. Investite solo quello che siete sicuri di poter perdere, che se doveste perdere non ci sarebbero nessun problema né per la vostra vita in generale, né neanche per rimpianto, diciamo, no? Quindi non vi cambierebbe nulla buttare, tra molte virgolette, quel totale. Io infatti se dovessi mai investire, e in verità pensavo già di farlo, e avrei voluto portarvi già il contenuto, ma non sono ancora riuscito, quindi probabilmente lo farò più avanti, avevo intenzione di inserire un qualcosetta, in quanto appunto se in 3 mesi posso recuperare totalmente quello che ho investito, da 3 mesi in poi sarei sempre in profitto e già solo con $50 si riuscirebbe facilmente a rientrare, appunto ripeto, in 3 mesi nell'investimento, ma poi dopo si riuscirebbero ad ottenere già di base un circa $12-13 al mese, che possono sembrare pochi, ma a quel punto rientrati totalmente nell'investimento si può cercare di scalare il più possibile. Parliamo adesso però diciamo, della cosa su cosa, quindi del ritiro e del deposito. Prima del ritiro parlerei subito del deposito, in quanto è fondamentale che sappiate questa cosa. Infatti questo sito supporta principalmente Payeer. Payeer è un sito, diciamo una specie di wallet, che però a me non piace particolarmente perché richiede molto spesso, tutte le volte che ho cercato di verificare la mia identità, mi ha sempre dato dei problemi. Infatti è proprio per questo motivo che non sono ancora riuscito ad accedere diciamo, al deposito, proprio perché devo registrarmi e cercare di capire il motivo per cui Payeer non mi faccia registrare. C'è però da dire che ci sono anche altre tipologie di modi per inserire. Infatti inserendo USD possiamo anche inserire tramite Tether e tramite altre criptovalute, mentre invece per euro bisogna per forza farlo tramite Payeer. È possibile però anche inserire tramite criptovaluta, e qui basterà selezionare la criptovaluta, in questo caso ad esempio ho detto BTC, guardare le informazioni, ovvero se ci sia un minimo, e c'è, ed è 0.01 BTC, cioè circa una trentina di dollari, e ovviamente se ci siano delle fee che in questo caso non ci sono. Inoltre sarà molto più semplice capire quante siano le gemme che volete, basterà per esempio fare il calcolo per vi faccio esempio dei geni. I geni costano 10 milioni di gemme ciascuno, quindi inserendo diciamo 50 milioni di gemme, quindi 50 milioni di gemme, ci verrà direttamente calcolato il quantitativo di Bitcoin da caricare. Questo vale per tutte le altre criptovalute che sono disponibili per diciamo, il deposito. Quindi si parla di Tron, di Dogecoin, Litecoin e così via. Parliamo adesso invece della cosa più succosa in assoluto, quindi appunto dei ritiri. I ritiri, anche qui c'è diciamo qualcosetta di cui parlarne. Quello che vi conviene di più in assoluto dipende diciamo da valuta a valuta. Infatti per esempio tramite Payeer avremo uno 0.95% di fee di transaction, quindi per importi molto piccoli può convenire, per importi molto grandi invece solitamente non conviene. Sono più convenienti per esempio altre criptovalute, dove però il minimo ammontare da poter ritirare è più alto. Infatti per Payeer il minimo è 0.1 dollari, quindi 10 centesimi di dollaro, mentre invece per le altre si passa già a 5 dollari minime, con però una transaction fee di $1 che rimarrà così per sempre, e quindi non dipenderà da quanto voi state ritirando ogni volta. Per l'euro invece si parla proprio solo di Payeer, e quindi secondo me, appunto ripeto, non conviene. Parlando invece di criptovalute, qui c'è proprio da parlarne, perché per quanto ci sono delle criptovalute che costano davvero poco, hanno delle fee relativamente basse, altre come per esempio anche il BUSD o il Tether, che hanno $1 e il minimo di ritiro è 5 dollari, mentre invece si parla di BTC, il cui ritiro minimo comunque sale a 60 dollari minimi, quindi fate attenzione, io vi consiglio di ritirare tramite le altre, come per esempio Tether della BEP20, e una transaction fee di 10 dollari, quindi assolutamente non ritirate mai con BTC perché costa tantissimo. Infatti anche qua siamo sul dollaro di ritiro. Quindi ricapitolando, questo gioco è un gioco gratuito che si può accedere in qualsiasi momento, e tra l'altro sarà fondamentalmente passivo. Vi basterà entrare anche solo una volta al giorno, ritirare le gemme e riutilizzarle per comprare altri nuovi personaggi che vi faranno incrementare il guadagno di gemme giornaliero. Inoltre il
diciamo, il ritorno nell'investimento è di circa 3 mesi e mezzo, facciamo così, 3 mesi e mezzo, quindi almeno in teoria molto molto conveniente. È possibile tra l'altro guadagnare non solo tramite, diciamo, i personaggi, ma anche tramite il guardare delle pubblicità che ci donano delle gemme appunto in cambio di qualche secondo di visualizzazione di pubblicità. Molto molto conveniente, soprattutto se siamo all'inizio. Io infatti ne sto facendo largo uso, diciamola così. E infine per ritirare e per depositare fate attenzione perché è necessario utilizzare Payeer oppure semplicemente andare tramite criptovaluta. Quindi l'unica cosa, se fate tramite Payeer, partite ben per tempo perché dovete assolutamente prima verificare il vostro conto da Payeer. Fate attenzione che Payeer vi fa depositare nell'applicazione, ma poi se non avete verificato l'account non vi farà più ritirare o spostare il vostro conto. Quindi Payeer fate attenzione perché è un po', diciamo, complicato, non è una bella applicazione, non mi piace tantissimo, quindi preferisco personalmente depositare e ritirare direttamente in criptovaluta. Quindi spero che questo nuovo video possa interessarvi e che questa ovviamente piattaforma vi piaccia. A me sta piacendo abbastanza, ovviamente i guadagni iniziali saranno bassissimi, ma fondamentalmente è un gioco che possiamo portare avanti anche tutta la vita, tanto dobbiamo semplicemente entrare una volta ogni tanto, guardare qualche ads se ci necessita e comprare personaggi. Per ora è molto semplice e praticamente tutto passivo. Vi ricordo che se volete supportare il canale potete passare dal mio link in descrizione, iscrivetevi al canale se non lo foste ancora e ovviamente ci vediamo in un prossimo video.